Va bene, abbiamo già iniziato questa sessione per Luca. È andato giù tutto, si è rotto il telefono, il computer, insomma. Io sento la mia voce ad eco in modo insopportabile. Vai Sabrina, chiudi pure gli occhi, ti eri già connessa a Luca. Sì. Mentre cadeva tutto, dicevo che lo vedevo nella sua stanza con un triangolo e un occhio dentro sopra di lui, questo stavo dicendo, e poi è cascato tutto. Ok. Causa esoterica del cascato tutto. C'è qualcuno che ci sta guardando. No. Chi è? Uomo o donna? Eh, a me viene una persona umana, un uomo, un essere Uno umano. o più di uno? Allora, sicuramente più di uno, però in quel momento è come se quando io ho visto quello che ho visto si fosse collegato a noi, era lì e quindi ha visto tutto e è successo tutto quello che è successo. Massoneria? Mm, 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 mm. A me viene anche il luminismo, sinceramente, adesso che me lo domandi. Illuminati. Mm, mm. Ok. Come si chiama questa persona di prima? Mm. Non lo so, mi vengono un sacco di nomi, mi viene Roosevelt, mi viene Principe d'Inghilterra, mi dice, però non mi dà il Ok. nome. Ma è italiano? No, inglese. Ok. Vai a vedere il suo nome nel documento che hai in tasca, sicuramente. Non lo so, non riesco a visualizzarlo, mi viene Principe d'Inghilterra, però. Non so perché, viene Principe d'Inghilterra. È proprio lui? Mm-mm. È Lui Carlo? proprio. Mm-mm-mm-mm. Con le orecchie d'asino? Scusami, Le orecchie d'asino? l'asino. È molto forte sta cosa, questa volta, veramente. Perché è forte? Perché mi sta dando fastidio da prima che iniziasse la sessione, come ti dicevo prima, un sacco di A quanto problemi. vibra Carlo? Mi viene 2 miliardi e 500. È tutta roba sua? No, no, no. Ok. Sono altre PS che gli danno energia? A me viene DS e entità. Ok, le PS vengono informate adesso con tutta l'informazione delle mie sessioni di quello che sta avvenendo. Stanno dando energia a un fantoccio che non ha PS. È così? Esatto, è un involucro e basta. Ok, questa frequenza si abbassa. 1.500.000. 1 Cioè miliardo un e 5. milione, 1 miliardo e 5. Ok. Hanno ritirato tutte le PS la loro frequenza. No, tutte no. Il processo è in essere. 1 miliardo e 2. Ok, mentre cala questa frequenza tu, Sabrina, alza le tue, più di quanto tu non abbia fatto finora. Mi dà fastidio perché è come se lo vedo lì che guarda, capito? C'è sta cosa fissa. Allontanalo. Ok. Mm? Mhm. Ora l'ho allontanato, lo vedo lontano, lontano. Però mi si Ok. presenta sempre con questo triangolo e st'occhio al centro. Mm. Cioè, ce l'ho mentre parlava Luca, già ce l'avevo. Alza le tue frequenze. Ok. Mm. A quanto stai? A 2 miliardi e mezzo.
Ok, alzale di più. 5. Benissimo, se vuoi alzarle ulteriormente durante la sessione lo puoi fare. Causa esoterica di questo fastidiosissimo eco. Sono loro, cioè lui. E dietro, adesso che ho detto loro, dietro a lui vedo tante entità. Vabbè, Sembra un comizio che guarda, tipo una riunione, sembra. quanti sono in totale? A me è una cosa spropositata, mi sembra esagerato, ne più di 1500 esseri. Non so. Tra entità e umani? No, alcuni umani e poi tante entità. Ok. Hai il permesso di Luca? Lo vedo, adesso la prima volta che lo vedo proprio nella sua stanza che fa così con la testa, sì, assolutamente sì. Ok. Luca ha frequentato una persona, che ora è una ex, Mm, che ha un passato che adesso non ci interessa, comunque collegato alla massoneria. Questi sono gli mm. stessi? Sì, sono loro. Sì, 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 sì. Ok. Luca è stato attaccato da queste persone usando la ex come cavallo di Troia? Mhm, sì. È stata un'ancora che l'ha portato a fondo? Purtroppo sì, perché comunque cioè, lui mi viene da dire questo, lui è come se accettando di stare con questa persona che gli ha esposto la situazione è come se avesse accettato loro, cioè, avesse accettato il pacchetto completo, mi viene questa cosa qui. Ok. Causa esoterica della bassa energia e del freddo. Allora, mi vengono due cose. Una, allora lui intorno c'ha questa gente qua, quindi questa cosa ormai è appurata. E diciamo che questi qui ha anche una sorta di difficoltà nel collegarmi con lui, nel senso vedo proprio che rompono le scatole. Quindi comunque è questa sorta di collegamento che lui ha creato, ha accettato, ha voluto. E poi vedo impianti. Quando mi hai detto basta energia, impianti. Adesso li vedremo. Gli tolgono energia dai piedi. Mm, mm, Perché? sì. Ma un motivo specifico dei piedi non c'è, è un modo come un altro per prendersi gioco di lui, diciamo così. Hanno scelto i piedi, potevano, non c'è una causa specifica dei piedi, in questo caso non la vedo. È come se potevano scegliere pure le mani, le braccia, comunque i piedi. Hanno scelto i piedi, è come se tramite i piedi, non lo so, mi viene questa cosa qui, è come se lì, diciamo, fluisce parecchia energia, parecchio sangue, non lo so, mi viene questo, è come se lui concentra lì molta energia sua e quindi è solo una scelta dettata dal fatto che come se ci fosse molta energia nei suoi piedi, ma non c'è una causa, diciamo, specifica. Hanno scelto quello per il suo status fisico, mi viene questo. Causa degli acufeni. Allora, sicuramente io vedo su di lui sto triangolo con l'occhio da prima, tipo sulla testa. Mi viene come un'ovattatura che viene fatta, una sorta di ovattatura, e quindi che lui percepisce come acufene. E poi, mentre lo dicevamo, ho visto 3 DL, 2 nell'orecchio che uscivano perché quando li penso, visualizzo, li cerco, li visualizzo che escono dal corpo della persona, quindi ne sono usciti 2 dall'orecchio e uno dal petto, mi è venuto Chi è che gli diceva ammazzati? questo. 3 DL.
Chi E dei il tre? DDL è quello che sta nell'orecchio destro. Mi viene questo. Dicevi? Diciamo che ehm, Causa dell'improvvisa intolleranza. Io sento la mia voce in una maniera assurda. Non si può eliminare questa cosa a livello eterico. Io non accetto questa interferenza su di me e sulla mia sessione. mi viene da dire finché l'accetta lui che chiede la sessione, è così. Dobbiamo No. arrivare alla pulizia per eliminarlo. Va bene, facciamo però una prova. Io entro nella scena, Ok. metto le mie mani energetiche su tutti gli apparati che stanno interferendo con questa sessione e li brucio con una frequenza di 10, di 100 miliardi e brucio tutto quello che tocco. Entità, massoni, chi se ne frega. Mhm. Fatto? Mhm. Che è successo? Bruciavano, ho visto il triangolo con l'occhio che bruciava e un sacco di rettili ho visto che bruciavano. Ok. E Non in so se lo effetti senti ancora. non sento quasi più il mio eco, sono molto lontano. Ok. Tu lo senti a eco, la mia voce? No, non l'ho mai sentito. No. Nella registrazione non lo so come si sentirà, ma proseguiamo. Intolleranza a glutine, latticine e uova con grossi effetti collaterali negli occhi soprattutto. Mi viene da dire che sono gli EDL. Diciamo che è come se, da prima volevo dire questa cosa, allora, loro enfatizzano quello che noi abbiamo già, nel senso è come se prendono una debolezza e la enfatizzano, mi viene questa cosa qui. Quindi è come se lui li avesse richiamati, perché io vedo che comunque non sia una cosa recente in questa linea temporale nostra, è come se loro vedono, cioè prendono la palla al balzo di un momento di debolezza, di incertezza, di oscillazione e enfatizzano quello che lui stava provando. Quindi è solo un modo per buttarlo ancora più giù. Tutto qui. Causa esoterica dell'inspiegabile per Luca, atteggiamento di convincimento dei propri familiari che non sono sulla via giusta, con conseguenti litigi e problemi in famiglia. Non si può aiutare chi non vuole essere aiutato. No, ma lui lo sa Troppo. bene. Il punto è che a un certo punto, nonostante la sua consapevolezza, è ricascato in questo errore banale. C'è una causa. No, qui vedo mentale, sinceramente. Cioè, vedo che è lui che non accetta che persone al quale lui possa tenere, quindi per esempio i suoi familiari o le persone che gli stanno vicino, è come se è lui che la sua mente, la sua parte mentale che non accetta che è come se uno scopre il paradiso, tra virgolette, e dice guarda, questo è il paradiso. Le altre persone non è il momento che lo comprendono, quindi è una sorta di non accettazione sua in realtà, che crea poi come posso dire, delle problematiche, ma è lui che lo crea, nel senso che nel momento in cui lui, tra virgolette, non se ne fregherà, questa cosa non accadrà più. È una cosa mentale sua che si crea, non ci sono cause esoteriche, cioè è lui che vorrebbe dare la consapevolezza, cioè vorrebbe che le persone al quale tiene avessero raggiunto la sua consapevolezza, ma purtroppo non è come ben sappiamo possibile. Quindi non vedo a livello esoterico qualche cosa, vedo che è una cosa sua. Vedo questo. Va bene, Sabrina. Andiamo adesso al presunto ictus avuto l'anno scorso, dopo, dopo il quale c'è stata una paralisi dell'avviso e Abduction. la quale
durante il quale ictus ha visto un cono di luce dall'alto. Mm. Allora, la prima cosa che ho visto è un abduction, in quel momento proprio. È come se lui fosse stato proprio in quel momento durante un abduction. Quindi in qualche modo avesse percepito che c'era qualcosa che non andava. E poi vedo questo collegamento con, io li chiamo cioè illuminismo, massoneria, insomma, vedo sempre questo triangolo con l'occhio dentro, sopra la sua testa. Cioè lo vedo perenne, al momento ancora lo vedo. Causa esoterica del gioco online. Mi è venuto tutto in mente. È semplicemente una modalità per renderlo più vulnerabile. È una delle modalità con il quale lui poteva essere reso più vulnerabile per determinate situazioni. Hanno scelto quello perché per lui è funzionale quello, quindi è solo un mezzo. È solo un mezzo. Causa esoterica della dipendenza sessuale. Allora, qui mi è venuta un'altra cosa, è come se a livello energetico, mi viene questa cosa qui strana, tramite gli impianti e nel momento in cui accadono determinate situazioni, tra virgolette, mentali barra sessuali, prelevano energia e altro. Sorta di mezza abduction, ma non proprio, più energetica come cosa, la vedo proprio energetica. Va bene, adesso facciamo un po' di analisi. Vediamo il corpo emozionale di Luca. Porta bene sta cosa. Io ti sento malissimo adesso. Ti senti male? Ok, puoi ripetere, adesso ti risento, puoi ripetere per favore? Corpo emozionale. Mhm. Vai, dimmi cosa vedi. Quello che vedo principalmente è proprio non lo so, è come se vedo che si sente perso, vedo questo, una sorta di non sapere che cosa fare, proprio dalla base, non avere un indirizzo, non avere degli obiettivi, non sapere in che direzione, è come se si fosse perso, io vedo questo, sorta di perdita di se stesso. Ci è con tutte queste Tristezza, situazioni. Come? tristezza, Tristezza, sì, paura, solitudine. Cioè, come solitudine. se, sì, nel senso lui si rendesse conto che comunque ha compreso determinate cose, ma non, è come se si sentisse solo in questa matrix del cavolo, purtroppo. Mi dice, cioè, percepisco questa cosa qua. Ma va. Vediamo il bicchiere mezzo pieno. Si è liberato di una relazione tossica e Sì, si è reso assolutamente sì. conto, che questa relazione è stata il cavallo di Troia per benissimo. Arrivare a... Diciamo, facciamo questa domanda allora alla parte subliminale di Luca. Luca è stato attaccato dalla massoneria perché? Cioè perché lui è venuto contro. Ma semplicemente perché lui, come dicevo prima, che già l'ho visto prima, accettando di stare con una persona che ti ha detto che era legata a, Mm, accetti tu di starci. mhm. Ma è un caso che sia stato scelto Luca, che ha fatto una sessione ed altre cose con me, e non un altro. Quindi Luca che ha una consapevolezza, non è l'uomo da stadio, no? Che di consapevolezza non ha nulla. Luca ha una consapevolezza, mi viene da dire, ma non ha capito ancora come tenerla ferma. Cioè, è come se lui, mi viene questa cosa qui molto forte in questo momento, è come se lui mettesse in dubbio la sua consapevolezza, mi viene questo. Cioè, lui ha una consapevolezza, ok? Però è come se dice, ok, ma sarà vero? Oppure mi viene come se lui mettesse in dubbio quello che ha capito. Ecco, e questo mettere in dubbio, allora, ha una
una doppia faccia, nel senso la faccia positiva è quella che mettere in dubbio ti fa fare delle ricerche e ti fa scoprire di più, ok? Quindi ti fa fare delle ricerche e ti fa arrivare a cercare, a ricercare, a scoprire delle cose nuove. L'altra però, che è nel suo caso, si butta giù. Cioè mettere in dubbio quello che tu percepisci e quello che tu hai scoperto, perché la consapevolezza ce l'ha, e questo l'abbiamo capito, a volte è come se ti rende attaccabile, mi viene questa cosa qui. Quindi lui non è sicuro di quello che sa, praticamente. Mi viene forte questa cosa qua mentre me lo chiedevo, Benissimo. questo concetto. Vediamo gli impianti. E se riesci, dimmi quando sono stati messi, più o meno. 2 anni fa, mi viene. Tutti? Quando me l'hai chiesto io ho visto come se, non so se può coincidere con qualche evento, comunque se come 2 anni fa, in questa linea temporale, lui abbia riaperto le sue porte, mi viene questo qui. Cioè è come se 2 anni, 2 anni e mezzo fa, è come se lui avesse riaperto, avesse rimesso in dubbio qualcosa e nel momento in cui lui ha messo in dubbio questo suo sapere, questo suo sentire, e in quel momento ha riaperto le porte e da lì è, diciamo, ripreso, tra virgolette, quindi questi impianti. Io vedo come se ci fosse stato anche uno stacco di abduction che poi sono ricominciate. È diventato attaccabile di nuovo. Iniziò a mettersi in dubbio con se stesso in primis e mettere in dubbio tutto quello che aveva compreso e capito, ha aperto le porte. Ma Io questo, vedo questo. questo mettere il dubbio sul piatto è legato alla fidanzata? Mm, sì. Quindi hai la massoneria o solo alla Mm. fidanzata? No, 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 allora, la fidanzata è cioè, è difficile spiegarlo. La fidanzata è un tramite per mettersi in dubbio, però quindi tramite la fidanzata sono arrivati a lui, ma in qualche modo è lui che l'ha attratto questo mettere in dubbio, no? Quindi in Mm. realtà è tutto collegato, nel senso lui ha attratto la fidanzata perché si è messo in dubbio e voleva comprendere, cioè ha aperto le sue porte e quindi è arrivato quello che era più affine a lui tramite per esempio la fidanzata, quindi è come ha creato un cerchio. Ok, vediamo gli impianti. Dimmi dove li vedi. L'orecchio destro da prima, testa dove vedo il triangolo con l'occhio, caviglie, io più che dai piedi lo vedo proprio vedo delle cose sulle caviglie che lo tengono proprio la caviglia dietro, proprio sulla caviglia, a destra e a sinistra, Mm. i genitali, basta. La Ok. testa lo vedo molto più, l'ho visto subito da prima, insomma un pochino più esposto. Sai qual è la parte del corpo, Sabrina, in cui si perde maggiormente calore? Le caviglie. Davvero? Non Mm. lo sapevo, Infatti le giuro. calze un po' alte servono essenzialmente per quello, mentre le Ok, mode degli ultimi anni, i le tengono calzini scoperte. vengono scoperte in modo che le persone si ammalino di più, perdano di più energia. Non lo Va sapevo. bene, andiamo alla vita che c'è sicuramente precedente e parallela di Luca, in cui c'è già stato un contatto con la massoneria. Se c'è, ma io credo che sì. Di sì. Allora è strano, mentre me lo dicevi ho visto lui, cioè lui, ho visto un ragazzo che era un vestito da prete. Ho visto il tipico con una tunica marrone, il tipico, diciamo, da chirichetto, prete, chirichetto, non lo so, Frate? frate, esatto, con quella pettinatura che hanno che con i capelli qui, però il tipico frate. Mi è Con venuto la subito questa ceriola, cosa qua. cioè Sì, il... Mhm. ho visto questa cosa qui, In che anno? legata Legata? Sì. 1700 in Inghilterra.
E questo prete di nome? Strano, mi viene Mustang qualcosa. Mi viene un nome Ok. In strano. che modo un prete è legato alla massoneria? Mi viene da dire come se fosse un, tra virgolette, servo, cioè Un? un adepto, Un una cosa del adepto. genere. Mhm. Vedi l'ordine anche massonico? Non ho capito, scusami. Vedi l'ordine massonico? Un nome? Allora, io da prima che vedo l'illuminismo, cioè gli illuministi in realtà. Mm. Illuminati, l'illuminismo è diverso. Illuminati, scusami, sì. Illuminati. Io vedo Ok. illuminati. Vediamo il patto che ha firmato in tutte le vite, questa e quella del prete, e chissà quante altre se ci sono, con gli illuminati. Luca. Allora, mi viene distacco dalle realtà per lui, che comunque la vede in qualche modo una cosa positiva. Distacco dalla realtà, in cambio del suo darsi all'entità. Mi viene questa cosa qui. È come se lui volesse un distacco dalla realtà, mi viene questo. In che Distacco dalla senso realtà. distacco dalla realtà? Vivere in una situazione dove comunque tipo spiritualismo, cioè nel senso avere comunque delle conoscenze che non sono diciamo terreni, ma di distacco dalla realtà, quindi avere più a livello spirituale conoscenza, più consapevolezza in Mm, cambio di, di darsi in mille modi, che però poi questa cosa qui in realtà non è reale, perché questo distacco l'ha portato appunto a non essere connesso qui, a mettere in dubbio tutto, a non avere vivere una... male. non ti sento, Vivere male. a vivere male, avere uno stato proprio confusionale dove Ok. Sabrina, non- apri semplicemente solo un attimo gli occhi, il telefono si è spostato, velocemente, solo rinquadrati, hai tirato forse il filo. Ok, chiudi pure gli occhi, attento al filo, attento al filo. Quante sono le vite precedenti di Luca in questo momento? mi è una cosa spropositata questa volta. Mentre non dicevi mi è venuto tipo 4500, Qual è la consapevolezza di Luca in percentuale? 180%, C'è equilibrio tra PS e PE? 51 la DS e il resto PS. Ok. C'è qualcosa che voglio dire, non come messaggio finale, ma come messaggio intermedio, la PS? Guarda, mentre me lo dicevi, mi ha detto, colui che mi diceva, cioè, in realtà in questo momento mentre me lo dicevi, perché mi accade tutto in simultanea, come al solito, e mi ha parlato, ho visto il prete, quello che si chiama il frate, che mi diceva sono Mm? confuso. Che ti Addirittura diceva che questo. è confuso? Mhm. E la PS che dice? Qual è che ha creato il pasticcio? A me arriva questa cosa qua, è come se lei avesse capito parecchio come stanno le cose, ma non sapesse come mettere a posto. Cioè, è come se mancasse il mezzo a questa PS, cioè è come se avesse la giusta consapevolezza Mhm. però le mancasse il mezzo. E qual è il Poi mezzo? dice, L'ipnosi? ah, la mente. La Cioè, non mente? riesce, sì, è come se non riuscissi tramite la mente, cioè, parliamo di Luca di oggi, è come se lei comunque mi viene questa cosa qui, tramite la mente potesse trovare il mezzo per sistemare le cose oggi.
Quindi è come E se la perché non lo mente fa? fosse... perché comunque tra mente PS e PE, se non c'è un accordo non si può fare, è difficile, non è facile. Cioè, nel senso, la mente è comunque, tra virgolette, una- un mezzo interferente, tra virgolette, qui, ma serve per stare qui, come abbiamo sempre detto. Quindi è come se tramite cioè, se la PS non riuscisse a mettersi d'accordo con la mente. Quindi la mente è confusa, si fa troppe domande, si fa troppi perché, mm, e anche cioè il vedere che comunque le persone che stanno intorno non arrivano a una certa consapevolezza, in realtà è la mente, no? Che diventa comunque punto di interferenza. Quindi la mente confonde tutto il resto. Purtroppo a me viene da dire questa cosa qui. La PS, cioè l'anima può essere forte, lo spirito può essere forte, ma se la mente, cioè se la mente non trova un equilibrio, a me viene da dire che vince la mente, vince la confusione della mente. Mi viene questa cosa qui. La mente mente. La mente mente. Mi viene da dire quasi che non dico che è la cosa più importante perché in realtà poi è la PS, no? Però è molto molto influente a livello di tutto quello che accade, insomma, in quello che uno vive. Se non si trova un accordo, un equilibrio, non si va. Ok, come vedi Carlo d'Inghilterra? È ancora lui? Quando mi hai detto come vedi Carlo d'Inghilterra, io ho visto un rettile, un dinosauro, vedo rettiliani in continuo, quando vedo massoneria e roba varia. Quali sono le entità che riguardano Luca? Dalla più piccola alla più importante. Nei piccoli rettili pieno, i DL, che abbiamo già visto prima, rettili, io vedo tanti rettili, Mhm. poi come al solito se mi innalzo vedo sempre, stavolta ho visto direttamente una cosa strana, invece di vedere come vedo sempre prima Zeus, ho visto il computer. It. Ok, voglio chiedere alla PS di Luca com'è possibile che una parte subliminale con 180% di consapevolezza sia legata così fortemente a dei banalissimi rettili. Cosa sta aspettando a spazzare via tutto? Non ti Perché ho è venuto ad sentito. arrivare? Senti? Ok, adesso sì, ripeti, scusami. Dico, cosa ha aspettato, cosa sta aspettando a spazzare via tutto? Perché si è infilata in una cosa del genere? È solo la mente il problema? Allora, mi vengono due cose. La prima cosa, una solida esperienza. È come se ogni volta mi dicono la stessa cosa, esperienza, esperienza, come se non gli fosse bastato quello che già era accaduto. E poi l'altra è, mi viene come se lui si facesse troppe domande. Mi viene questa cosa qui da prima. Quindi il mettere in dubbio, in continuo, tutto quello che lui percepisce, tutto quello che lui ha compreso, da una parte, fino a un certo punto, potrebbe essere positivo appunto per una ricerca, ma quando diventa esagerato, diventa un punto di una debolezza, quindi un punto di attacco. Quindi è come se lui, cioè come se la sua PS, cioè come se la sua mente interferisse sul volere della PS, non lo so, mi viene questa cosa qua. Le sue troppe domande, lui è troppo concentrato sul perché, ma forse, ma questo è così, ma forse succede questo, cioè nel senso è esagerata il suo domandarsi che cosa succede e perché. A me viene questa cosa qua.
diventa quasi cronica, È come... coerente e comprensibile. Sabrina, tu vedi, cosa vedi? Se io ti chiedo cosa rappresenta il triangolo e cosa rappresenta l'occhio, tu cosa mi rispondi? Massoneria. Ma perché l'occhio? Perché il triangolo? Il triangolo mi viene che sono come una chiusura energetica. Non lo so, mi viene tipo così come mi viene, collegamento con l'alto, quindi con quello che diciamo si chiama divino, ma che divino non è, quindi il collegamento con l'alto e con il basso, quindi un collegamento energetico tipo tra terra e cielo, mi viene questo. E l'occhio è il- la visuale, il centro di tutto, quindi l'occhio che ti controlla, ti viene controllo. Questo è quello che mi viene. Questi sono gli illuminati? Mhm. Nella scala delle massonerie quanto contano? Cioè, contano, sono in posizione, in classifica, sono gli 1, i 2, i 3, i 4, i Gli 5. illuminati stanno sopra la massoneria, mi viene questo. Vengono prima, cioè vengono prima loro e poi viene la massoneria. Mi viene che la massoneria è un prototipo, cioè una virgola degli illuminati. Mi viene questo, mentre me lo chiedevi. Va bene, cosa vuole fare Luca? Allora, mentre me lo dicevi, ho visto lui con la fisionomia di oggi che girava su se stesso come per liberarsi. Vedo questo. Tu sei stesso? In che modo? È come se girando su se stesso, ma adesso mi viene questa modalità questa volta, come se lo vedo girare su se stesso per pulire, per creare una centrifuga che manda via le situazioni. Mi è venuta questa cosa qui, mentre me lo chiedevo. Ok, lo fa? Ce la fa? Mhm. Mentre chiedevamo se lo fa, lui continua a girare su se stesso. E mentre gira su se stesso, crea con le mani una sorta di palla nera. Mi fa vedere questo, come se girando su se stesso crea una centrifuga al contrario, come posso dire, come se le cose che Mhm. non... quindi Centripeta, espelle. forza centripeta, sì. Mhm, mhm. Mi fa vedere Cos'è questa che stai modalità. espellendo? Cos'è che stai espellendo? Non ho capito, scusa. Cos'è che stai espellendo? Allora, mentre gira fa, poi si ferma, ogni volta fa dei giri, poi si ferma, prende le sue mani e tira fuori da se stesso una sorta, mi fa vedere una palla nera, di energia nera. Mm? Cosa sono impianti, emozioni, Emozioni, contatti? no, Di che tipo? emozioni in questo momento. Dubbi, mi fa vedere, mi mostra nella palla energetica nera dei punti interrogativi, come se si levasse le sue domande, il suo modo di domandarsi sempre, come se dice ok, basta, è come se mi dicesse che adesso lui vuole fidarsi di più del suo istinto, di quello che percepisce, di quello Istinto, ok. che sente. Ha questa Si... palla nera con dei punti interrogativi dentro. Ok. Vuole andare al cluster? Così facciamo prima. Mhm. Andiamoci. Ok, allora siamo andati, mi mostra una cameretta, strana, questa volta con un letto a castello, una camera piccola con un letto a castello e sui letti a castello, su questi due materassi, ci sono dei libri. Me li mostra così lui. Mi dice, sono tutti concentrati sul mio letto a castello. Mhm.
Perché è un letto a castello? Chiediglielo. Non lo so. Ma lui cosa dice? Mm, Non lo so, mi dice questa è la mia vita. Cioè, come se ci fossero due dimensioni, non lo so, mi dice questo, come se fosse qui ci sono i patti di un determinato tipo e qui ce ne sono i patti di un altro tipo. Qui ci sono dei libri di alcune cose e sopra i libri di un altro tipo, Di a che tipo? castello, Mm. Perché sono due categorie? come se ci fosse una dualità, non lo so, mi viene come se fosse una dualità sua, come se lui Chiediglielo alla sua PS. è strano, mi è venuto come se lui è difficile. Allora è come se lui vivesse una dualità e dovesse, cioè, a seconda delle vite scegliesse un suo modo di essere o un altro, come se fosse diviso a metà. Non ho mai visto Spirituale? questa cosa. Spirituale? Spirituale e di scelta. È come se a seconda della vita in cui lui va, sceglie la parte sopra o la parte sotto. Vive una dualità in se stesso. Mi viene questa cosa qui. Non l'ho mai vista, sono sincera, è la prima volta che mi viene. È come Vabbè, se a seconda della situazione lui scegliesse il sopra o il sotto, quindi me lo mostra in questa maniera. tiene tutto? Come scusa? Tiene tutto? Cosa vuole fare? Vuole buttarlo il letto a castello perché non mi serve più. Allora che lo faccia. Apre un buco, prende con le mani il letto a castello, lo riduce piccolissimo, cioè riduce in un lettino piccolo piccolo nelle sue mani, con tutti i suoi contratti sopra e sotto e lo butta nel buco. Mhm. Fatto? Ok. Con questa condizione, prima di andare all'avatar, vedi impianti, interferenze? Allora è strano, vedo impianti ancora, ma cioè l'entità è come se le avesse buttate via con i contratti in questo momento mentre me lo domandavi. Però gli impianti li vedo ancora. La massoneria? Il legame con la massoneria? Vedo ancora il triangolo. Mentre me lo chiedevi, vedevo il triangolo sopra la Ok, testa. andiamo all'avatar. Ok. Cosa fa? C'è sempre il solito pupazzetto, come lo chiamiamo noi, senza faccia, senza nulla. Mhm. Prende il pupazzetto, stavolta lo prende, lo vedo tipo a marionetta, cioè lui è come se lui lo prende, Luca, Mhm. e testa quello cioè come se lui prende consapevolezza in questo momento, me lo fa vedere tipo marionetta con i fili. Quindi dice, ah ok, quindi sono io che posso comandarlo, è come se in questo momento prende consapevolezza di questa cosa qui, lo testa. E poi che fa? Prende il pupazzetto e se lo mette nella mano, piccolino, a forma di marionetta. Poi prende il computer e lo riduce sempre piccolino insieme alla sua marionetta. Mhm. Scrivania, sedia, filo. Perché ci mette tanto? Perché lo sta testando, infatti, lo sta Mm. Non testando. ci Mm. crede.
Eh, Dubita di se fa stesso. difficoltà, fa difficoltà perché ha preso la marionetta e diceva ok, devo vedere veramente Va che bene. io Allora, lasciamo tutto così e andiamo via dall'avatar. no. Sì, sì, andiamo via dall'avatar. Non è deciso, lasciamo perdere così. Non siamo qua Di per qua. testare, per insicurezze, siamo qua per pulire, per cambiare, per dire basta, per dire l'esperienza è stata fatta, adesso basta, si gira pagina. Non si verificano più i dati, non si fa più l'analisi. L'analisi è già stata fatta, è rifatta miliardi di volte. Che si fa? Andiamo via? No, no, lo vuole buttare, sì, sì. Ok. Allora con grande decisione, in un secondo butta via tutto. Oppure ce ne andiamo, su. No, l'ha buttato. Ha preso la marionetta con il computer e l'ha fatto così, l'ha buttato nel buco. Mi Ma guardava con gli perché? occhi sbarrati in quel Perché momento. aveva paura o perché l'ha voluto fare? No, l'ha voluto fare e ho visto che mentre tu mi dicevi andiamo via, invece lui mi guardava spaventato come per dire perché no, voglio farlo. È come se chiedeva più tempo, però l'ha fatto. Cioè, chiedeva più tempo di aspettare, però l'ha fatto. No, 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 l'ha guarda, fatto. la questione del tempo è qualcosa che mi trova sempre in disaccordo. Non c'è più tempo, non c'è Non lo più so. tempo. Trovare e dire che non sia tempo è la più classica delle scuse. Assolutamente sono d'accordo, però è così quello che vedevo. Qual è adesso la situazione degli impianti? No, quando butta via l'avatar butta via tutto, cioè, non c'è più niente. E Occhio mentre me lo col... chiedevi, esatto, mentre me lo chiedevi ho visto pure l'occhio che andava via. È come se ogni volta che tu me lo domandi c'è un rewind mio che mi riporta lì e vedo, cioè soffermo la scena e vedo tutto che va via, compreso il triangolo con l'occhio. Benissimo. Allora, rivediamo tutto, Sabrina. Ci sono i rettili, i 3DL, il computer e tutte le entità che abbiamo visto e non visto. No, 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 nel momento in cui lui butta via l'avatar va via tutto, Ok. non c'è. Massoneria, Re Carlo, 1500 persone che ci ascoltano, 3 entità e persone. Ancora qualcuno? In questo momento no, essendo collegato a lui, essendo che la sessione l'ha chiesta a lui, c'erano perché era collegato a lui. Nel momento in cui lui ha buttato via tutto, in questo momento non vedo più niente. Ok. Ci sono eventuali patti e contratti che lui ha ancora in essere con la ex? In questo momento direi di no. In questo momento direi di no. Quello che mi viene da dire è che lui deve mettere in pratica il fatto di credere di più in quello che vede, in quello che sa e nella sua consapevolezza. Cioè non c'è nulla di più reale di quello che si percepisce, secondo me. Cioè, questo mi viene proprio da dirlo a riguardo a quella la domanda che tu mi hai fatto. Ok. C'è una simpatia, un'attrazione verso gli illuminati, verso questo genere di cose residua? Allora, in questo momento ti direi di no, però siamo sempre alle solite. Se lui volta pagina, è un'esperienza fatta, non serve più. Deve essere la sua parte interiore in accordo con la sua mente che secondo me deve comprendere che è un'esperienza fatta e non gli serve più. Dipende da lui come sempre. Nuova consapevolezza della PS Oggi mi viene alta, a me viene 220% in questo momento. 220. numero di vite precedenti con queste nuove condizioni. 4005 erano. 3005, me ne incaccano di meno, cioè 3005. Equilibrio PSP sempre valido. A me in questo momento mi viene un equilibrio perfetto, 50-50. 50-50. Messaggio finale della PS di Luca a Luca. E abbiamo finito.
quello che dice è semplicemente che deve prendere un accordo con se stesso. Cioè lui adesso la sua PS ha fatto l'esperienza che serviva e non deve mettere più in dubbio quello che lui percepisce. È da prima che diciamo mi viene da dire questa cosa. È come se su di se stessi non c'è miglior verità di quello che si percepisce dentro se stessi in quel momento. E quindi è come se lei dice di credere a quello che lui sa, di perseguire il suo percorso senza tornare indietro. Se hai già toccato dei punti non c'è bisogno di tornarci su. Ormai lo sai già. Come la vedi questa PS? Per esempio, un tempo fa vedevi una bambina che giocava con i palloncini. Strano. Quello che vedo è una volta non lo percepisco, lo vedo come un bambino su una sorta di... Mi viene da sorridere perché sembra, no? Allora, è un bambino dentro un aeroplanino con con la, con la parte superiore fuori, con gli occhiali da aviatore. L'aeroplanino giocattolo, no? Sì, mi si presenta così, che vola con questi occhiali da aviatore, con una sciarpa che vola. Mentre me lo chiedevi ho visto questo. È un esploratore volante, mi si presenta così. Mi sta mostrando lui che gira intorno alla Terra, come se lui testa, fa esperimenti, prova, vede con questo aeroplanino intorno alla Terra, cioè vedo proprio questa scena un po' particolare, insomma anche simpatica, cioè questo bambino con questo aereo con lui che esce fuori che gira intorno alla Terra, proprio così. Bene, Mi fa vedere tutto questo. molto bello e poetico, però io vorrei che la PS lasciasse anche un messaggio pratico per vivere nella materia, nella Matrix, per esempio in termini lavorativi. Perché l'aeroplanino è poetico, è bello, divertente, ma non porta soldi, non porta indipendenza, non porta autonomia. E soldi, indipendenza e autonomia portano sicurezza, voglia di fare, indipendenza. È troppo distaccato, quindi cioè, lui è troppo distaccato, nel senso è troppo Come impegnato. radicarsi? Come radicarsi? La PS deve rispondere. Mi spiego, se uno fa un lavoro qualunque e alla PS non piace, quel lavoro non andrà, verranno licenziati, si guadagnerà poco, si starà continuamente male. La PS deve fare determinato lavoro e quello è l'unico campo, è questo lavoro, quello è questo campo. Allora, mi sono venute diverse cose, mentre perché è complicata questa sera, scusatemi, però è molto complicata. La prima cosa mi è venuta è come se mi dice che lui è troppo spirituale, nel senso, c'è una positività nell'essere spirituale, però è troppo distaccato dalla parte terrena. È come se lui dovesse, cioè comunque è qui, quindi ha scelto di venire qui, ha scelto di vivere questo gioco e deve comunque stare alle regole del gioco, in qualche maniera. Quindi innanzitutto è come se mi dice smettersi di fare domande, smettersi di stare sempre alla ricerca di qualcosa e prendere più un discorso materiale, quindi essere più materiale. E poi mi è venuta questa cosa qui che vedo da prima che mi dice, è come se lui fosse, secondo me, diciamo, nel mondo dell'informatica, fosse bravo nel mondo dell'informatica, cioè di rendersi conto che comunque deve prendere un indirizzo. E secondo me, secondo quello che vedo, che percepisco, è l'indirizzo dell'informatica. Va Questo bene. è quello che mi viene.